Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Recorder. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso passiamo alla lettura. Innanzitutto inquadriamo la vostra settimana con le energie principali, segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore e relazioni, il lavoro e le finanze. Partiamo con la lettera, quindi fermento e comunicazioni nella prima parte. Ovviamente la lettera fa riferimento sia alle cose che noi vogliamo comunicare agli altri, sia a tutte le comunicazioni che possono arrivarci. Se stiamo aspettando delle informazioni e delle notizie, possono arrivare proprio in questo momento. Se invece noi stiamo aspettando il momento giusto per farci sentire, per comunicare qualcosa, allora le carte vi stanno dicendo che troverete quel momento giusto. Se ci state pensando e valutando nei primi giorni, magari con la carta del quadrifoglio può indicare, quadrifoglio o trifoglio, dipende, può indicare l'opportunità giusta, proprio trovare l'occasione favorevole. Poi in più questa è quei cambiamenti positivi, possibilità di nuova speranza, fiducia, di soddisfazioni, di ottenere delle ricompense e delle nuove possibilità che si aprono, forse per possibili collaborazioni, aiuto, sostegno, come vi dicevo anche delle informazioni molto utili per le questioni lavorative, economiche in genere. Quindi si vede una settimana dove nello specifico una persona sarà determinante per voi. C'è la carta dell'uomo, è vero, può essere una figura maschile, però ricordo che è una stesura generica. Di sicuro si tratta di una persona, che in realtà potrebbe essere anche donna, che è molto forte, determinata, molto precisa, attenta e che vi può sostenere in qualcosa di importante. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Troviamo un pochetto quelli di aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Amore, coppia single, è ovvio che se volete valutare anche relazioni di amicizia e famiglia, ovviamente vi chiedo di adattare quello che andiamo a trovare insieme con le varie carte a quello che vi interessa sapere. Troviamo il tulipano, bellissima carta di espressione, di comunicazione, infatti non a caso proprio vicino alla lettera. Forse è il momento giusto per aprirsi, se volete confidare, se volete confrontarvi, magari avere un punto diverso di vista su alcune circostanze può essere utile, ma soprattutto, come vi dicevo, è proprio favorevole a tutti i tipi di comunicazione e anche di socializzazione, eventi positivi anche inattesi, quindi un qualcosa di insperato, un qualcosa che magari non vi aspettate, ci può essere qualche conflitto, qualche tensione, ma è assolutamente di passaggio, quindi di poco conto, magari è divergenza su alcune idee, su come si vuole fare, programmare qualcosa, però si trova subito un riscontro, si trova subito un qualcosa che è positivo proprio per la soluzione e unione, accordo, intesa, cose belle secondo me da cogliere perché magari sono quelle idee, sono proprio quelle situazioni che potremmo perdere l'occasione giusta e quindi voi aspettare chissà quanto per realizzarle. Per i
single che cosa vogliono dire? È vero che c'è quell'evento, quel qualcosa di particolare, però insomma dipende, a volte può essere una persona che è interessata a voi, che vi può chiedere di uscire, potreste non essere interessati o avere degli impegni e quindi dovete posticipare. Non lo so, secondo me anche in queste circostanze quella cosa inattesa, quella proposta, quell'invito, magari comunicazioni che si possono aprire nei confronti di una persona che comunque può essere sia una possibile amicizia, sia un qualcosa legato al lavoro, sia anche a livello sentimentale, io direi di coglierla al volo. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta dottore. Allora, non deve spaventare questa carta, spesso fa riferimento ad avere a che fare con una persona di fiducia o un professionista che ci può aiutare in alcune dinamiche del lavoro, a livello burocratico, legale, eccetera. Quindi vuol dire che magari ci possono essere degli incontri e anche qualcosa che si va a sbloccare. Ricordiamoci che proprio c'è anche nella lettura principale vostra delle energie. Sul fatto di contare su qualcuno assolutamente sì, poi essendoci la carta degli sponsali indica cambiamenti importanti riguardo un'intesa, una promessa, un'unione, un contratto, una notizia, forse anche nuovi progetti da mettere in moto. Ecco che verrà premiata l'intraprendenza in questa settimana. L'intraprendenza vi porterà lontano e infatti abbiamo anche la carta del viaggio che vuol dire proprio lontano, magari programmare un viaggio di lavoro o avere a che fare con qualcuno che è lontano da voi, però finalmente ci si può vedere o ci si può incontrare, tra virgolette, proprio a livello di progetti importanti e di idee da realizzare. E quindi dipende, questo lo potete adattare come desiderate. Quindi da un lato un viaggio vero e proprio, quindi spostamenti, eccetera, dall'altro lato può indicare delle comunicazioni interessanti, telefonate, messaggi, email da dare o da ricevere, infatti l'abbiamo visto sin dall'inizio, e non solo porta a un buon esito di quelle situazioni, di quelle cose che sono abbastanza complesse. Indica anche un cambio di posizione e di idea o di direzione, quindi se state valutando già di fare dei cambiamenti, questo potrebbe essere il momento giusto, oppure sono proprio alcuni eventi, alcune cose che andranno ad accadere che vi metteranno nelle condizioni di fare un cambio di idea, sì, dicevo di direzione, o anche può riguardare la ricerca del lavoro, però di sicuro è qualcosa proprio di positivo e di costruttivo per voi. Ricordatevi che avete la carta sponsali o imeneo, io la chiamo in tutti e due i modi perché dipende dal tipo di mazzo, che indica proprio i contratti, gli incontri, le unioni di idee e delle intese, collaborazioni che possono essere molto interessanti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!